Questa è la frase più bella d'amore. Mi ha tanto incoraggiato mio marito. Ecco, lui è una persona che è molto importante nella mia vita, dove mi ha incoraggiato, essendo io molto insicura, non mi piaccio mai, ma sempre dalla vita, mille complessi, così figuriamoci in un momento di vita così fragile e così sofferente. Infatti ho detto, ma io faccio i video in questo momento in cui appaio forse rigida perché lo sono, perché ho difficoltà. No, ma vai tranquilla, faremo piccoli video. Se tu vedessi attraverso i miei occhi, vedresti come io ti vedo, no? E questa è la frase più bella d'amore. Qualcuno che crede in te a tal punto da spingerti, da incoraggiarti a fare dei video. Se oggi sono qui è grazie a quello, perché io non mi reputo mai all'altezza. Benvenuti sul nostro canale. Oggi vi voglio parlare di un altro argomento che mi è molto a cuore. Ecco, spero che vi possa interessare, ed è l'artrite reumatoide. Che cos'è? Quando ne inizio a parlare, spesso tutti mi dicono: ah, vabbè, ma sono i dolori alla schiena, i dolori reumatici. No, non è così, perché i reumatismi, quelli vengono con l'età, con l'avanzare dell'età. Invece l'artrite reumatoide è una malattia autoimmune, infiammatoria, tra tante malattie infiammatorie, perché poi ce ne stanno tantissime altre, ma è una malattia che non si vede, invisibile, per cui molti non viene vista questa malattia, ma c'è un dolore cronico che tutti i giorni purtroppo logora il corpo e anche la mente. Devo dire che all'inizio, prima di arrivare alla diagnosi della malattia, ci è voluto un po' di tempo per capire cosa avessi, e anche nell'accettare questa malattia, perché non è semplice, non è una cosa semplice. Tra l'altro sto sempre in cura, quindi faccio sempre ho dei protocolli da seguire di analisi, perché purtroppo facendo delle cure comunque immunosoppressori, che sono delle punture che si fanno, questi tipi di cure portano anche a degli scompensi, perché è ovvio che devono abbassare le difese immunitarie per poter equilibrare il corpo. Le malattie autoimmuni è proprio il corpo stesso, quindi i miei anticorpi che attaccano le mie ossa, attaccano il mio corpo, e quindi è una manifestazione di tutta questa infiammazione. È come se fosse un fuoco. Io talvolta mi sento come bruciare, ma una parte del corpo. Un giorno è il braccio, un giorno è il polso, poi la mano, poi l'altro polso, poi il ginocchio, poi il polpaccio, e siamo lì. Non è mai lo stesso dolore, e quindi è un po' ballerino. Poi ci sono giornate che stai un po' meglio. Devo dire che avevo trovato un equilibrio. Poi cos'è accaduto? Che cambiando questa puntura, che poi questo marchio, il mio corpo è andato un po' in tilt, perché si era abituato a quel tipo, e da lì a novembre si è un po' risvegliata di nuovo questa malattia, aggredendo in maniera violenta. Ho avuto veramente forti dolori, crampi alle mani fortissimi, tanto da faticare a scrivere con la penna, col computer. Per più di qualche minuto non riuscivo, altrimenti mi si bloccavano le mani. Almeno un'ora al mattino, dopo che mi alzo dal letto, per riuscire a mettere in moto tutti i muscoli, altrimenti io mi alzo completamente col bacino bloccato, gambe bloccate come crampi, o non me le sento le gambe. Quindi diciamo è una situazione, e non se ne parla secondo me abbastanza, perché spesso queste malattie vengono un po' sottovalutate, vorrei dire, perché non si vede la sofferenza che c'è. Infatti quando magari vedono meno, vabbè, ma sei giovane, com'è possibile? Ma avrai qualche dolorino come abbiamo tutti? No, il mio non è un mal di schiena, e quindi io prendo un antinfiammatorio e dopo una settimana starò meglio.
no. Prenderò l'antinfiammatorio? Sì, starò un po' meglio, ma dopo continuerà. E dopo ci vorrà un'altra cosa più forte. E dopo un'altra cosa più forte. E si entra in un loop continuo. E così è stato da novembre a questa parte. E prendiamo l'ibuprofene, prendiamo il paracetamolo, prendiamo un'altra cosa. E un po' a singhiozzo si va avanti. Ma alla fine abbiamo dovuto incrementare nuovamente il cortisone, altre soluzioni, perché comunque quando la malattia riaffiora bisogna andare, solo il cortisone può sfiammare. Perché vi racconto tutto questo? Perché bisogna normalizzare tutto questo. Io all'inizio mi vergognavo perché dicevo: possibile che sono così giovane, ho una malattia per cui a volte mi sento di avere 90 anni o peggio, perché sento mia nonna, che lei ha compiuto da poco 84 anni, la mattina si alza alle 5, lei poi fa il pane, c'ha il giardino, c'ha gli animali, cioè fa un sacco di cose, esce, ieri sera è andata a ballare e io arrivo la sera, dopo che ceno non vedo l'ora di andare a letto sfinita e l'indomani per ripartire un'altra ora. E allora si finisce per dire: ma non è possibile. Quindi questa cosa non solo logora il fisico ma anche la mente, e siamo tantissimi in Italia a soffrire di queste malattie autoimmuni, tantissimi, e non se ne parla abbastanza, perché alla fine sì, ok, segui i tuoi protocolli, ti diamo la medicina, no, ma non è sufficiente la medicina, quando comunque tutti i giorni devi fare qualcosa. Ma non solo per me stessa, perché io ho un bambino con una disabilità grave, per cui lui in ogni azione di vita quotidiana ha bisogno del mio supporto, del mio sostegno, quindi di essere preso, cambiato, e diventa faticoso. Io ci sono stati giorni che non gli ho potuto mettere, lui porta un bustino, perché ha una scoliosi, un bustino rigido dei tutori, non gliel'ho potuto mettere, ho faticato, perché le mani non ce la facevano ad aprire o a chiudere. Questo per me è faticoso da tollerare, perché se io non faccio qualcosa cerco di muovermi a stenti, ok, ma se non riesco a fare qualcosa per lui, per mia figlia, e allora è lì che mi dispiaccio tanto. E allora mi sono sentita a volte non abbastanza, non in grado, e soprattutto ho pensato in questi mesi che se la cosa dovesse ancora peggiorare di più, che a un certo punto il cortisone non fa nulla, che faccio? E se dovessi andare in ospedale, non come day hospital, che faccio? Ma mi dicessero: lei deve stare qui perché dobbiamo provare un'altra cosa. Come farò a gestire il mio bambino, la mia famiglia? Ed è questo che io ho paura, perché oltre l'artrite reumatoide mi devo prendere cura di mio figlio che ha delle necessità per cui ha bisogno sempre di qualcuno, e alla fine cerco di sopravvivere tante volte, perché non è vivere quando vivi con un dolore persistente tutti i giorni, per cui fatichi pure. E volevo iniziare un'attività fisica per cercare di stare meglio, ma se ho dolori alle ginocchia, ho dolori così, mi sento un robot, come faccio? E quindi ho dovuto posticipare, ho dovuto mettermi nella mente: ok, questo è il momento di riflessione, c'è qualcosa dentro di me che, oltre alla medicina, devo capire cosa ha fatto scatenare questo, perché purtroppo le malattie autoimmuni sono tanto aggravate dallo stress, e questo l'ho notato. Quando ho perso mio padre, io poi sono arrivata che ho faticato a camminare. Quando ho perso i miei nonni 1 anno e mezzo fa, ho avuto un occhio gonfissimo, un ginocchio gonfissimo. Tanti dispiaceri aggravano la mia situazione, stress di ricoveri ospedalieri, tante cose. Eppure questo sembrava apparentemente un periodo meno stressante del solito, ma evidentemente non lo è, quindi devo fare un passo indietro, non sentirmi una madre che dà qualcosa in meno, o se non ce la faccio non devo avvilirmi, perché spesso noto che noi mamme in generale ci sentiamo sempre con i sensi di colpa. Ho fatto abbastanza? Forse no? Ci facciamo delle domande e non è facile compensare su tutte le richieste, quindi portali a scuola, porto mio figlio a terapia, portare mia figlia a fare sport,
e poi incastrare le varie visite, controlli dei hospital, se c'è un ricovero. E alla fine tutto questo che io a volte vorrei completamente magari riposare, non è possibile, ma perché la vita deve andare avanti e quindi mi arranco in tutto questo. Quindi il mio racconto a cosa serve? Io voglio sperare che chi guarda, ascolta i miei video si può anche riconoscere in qualche frase e magari poi mi scriva e mi faccia delle domande, un confronto, perché è la cosa più bella. Io seguo vari canali dove proprio si parla di convivere con l'artrite reumatoide, i curati a metà, che siamo noi, perché poi esteriormente non è detto che lo vedi, a meno che io ho un piccolo versamento nel dito, che non so se si vede, ma sono piccole cose. Non è a livello di estetica, non si vede nulla, ma dentro, credetemi, dentro c'è un vulcano, un fuoco come il magma sotto questo corpo, come la crosta terrestre, pronto ad eruttare nel momento più imprevedibile. Dice, oggi sarà così. E questo è il bello, no? E questo è il bello di queste bellissime malattie, no? Che arrivano quando meno te l'aspetti. Ma nonostante questo io cerco di non perdere mai l'ottimismo. Ci sono stati giorni che veramente ridevo forse per non piangere, perché ho faticato tanto a stare dietro tanto a tantissime cose. Mi sono sentita, quasi incapace. Poi ho detto, ma non posso farci nulla, mi devo arrendere a me stessa. C'è il momento in cui devo lasciare andare le cose e mettere un punto. Non riesco in questo periodo a dare di più. Vorrei dare di più, ma non ce la faccio. E allora va bene così, se per un attimo non ce la faccio, va bene così. Sto comunque facendo del mio meglio nonostante questa situazione. E questo vale non solo per me, ma per chiunque attraversa un periodo o ha una malattia come la mia. State facendo sempre del vostro meglio, e io do dei consigli a voi come li avrei voluti ricevere io. Ecco dove scatta la molla di fare i video, raccontare a voi attraverso questo video la mia esperienza, così come avrei voluto anch'io ricevere quel consiglio, qualcuno che mi dicesse: ehi Irene, tranquilla, stai già facendo tantissimo, a 3000, sì lo so, pretendi di più di te, sì lo so, stai studiando, stai facendo un corso, perché nel frattempo io faccio anche un corso di CA, di comunicazione aumentativa alternativa, e non riesci a stare al passo. Con tuo figlio hai rinunciato un giorno alla terapia che non stai bene. Ok, va bene. Comunque tutte le mattine fai tutto, fai del tuo meglio. Quindi vai tranquilla, non avere sensi di colpa, non cercare di sentirti non abbastanza, perché non esiste. Quindi il mio peggior giudice sono io stessa, non sono gli altri non sanno quello che devo fare, quello che faccio, il mio planning, io lo so, e allora non mi posso addossare più sensi di colpa. Lì ho messo un freno. Credo che a volte anche arrivare ad avere questi dolori fisici così duri, a soffrire fisicamente così tanto, mi è servito anche a riflettere tanto su quanto io mi sia sentita frustrata, su quanto io avrei voluto forse non una pacca sulla spalla, però più accoglienza, qualcuno su cui che mi dicesse ok, va tutto bene. Tante volte non c'è perché nemmeno io l'ho voluto, perché non mi sono aperta, perché ho sempre tenuto tutto dentro di me, come se dovessi dimostrare di essere ciò che non sono. Io non sono Wonder Woman, eppure sono cresciuta sempre con quell'ideale di donna forte, di nascondere le mie fragilità, quindi di farmi vedere sempre sorridente, ottimista. Sì, lo sono una persona sicuramente che molto resiliente, molto che va avanti, ma a un certo punto mi devo fermare anch'io e fare i conti con la realtà. E la realtà è questa, non posso prendermi in giro, ed è un bene parlarne, buttare fuori tutto, dire le cose per come stanno, e che se la domanda è come stai, non sto bene, è un periodaccio, ma
intraprendendo la strada giusta si va avanti. Non posso dire sempre alla domanda, sì vabbè, dai, tutto bene. Per evitare che cosa? Tanto quello che c'è e bisogna affrontarlo. Però parlarne mi aiuta tantissimo e mi scarico. Questi video che io all'inizio ero titubante, no? Mi ha tanto incoraggiato mio marito. Ecco, lui è una persona che è molto importante nella mia vita, dove mi ha incoraggiato, essendo io molto insicura, non mi piaccio mai, ma sempre dalla vita, 1000 complessi, così. Figuriamoci in un momento di vita così fragile e così sofferente. Infatti ho detto, ma io faccio i video in questo momento in cui appaio forse rigida perché lo sono, perché ho difficoltà. No, ma vai tranquilla, faremo piccoli video. Se tu vedessi attraverso i miei occhi, vedresti come io ti vedo, no? E questa è la frase più bella d'amore. Qualcuno che crede in te a tal punto da spingerti, da incoraggiarti a fare dei video. Se oggi sono qui è grazie a quello, perché io non mi reputo mai all'altezza. Non mi reputo mai, dico, ma potrei tediare con i miei argomenti, chissà, potrei sbagliare, potrei non essere abbastanza. No, sono Irene, sono una mamma, ho l'artrite reumatoide, di cosa devo vergognarmi? Sono caregiver, l'ho detto nell'altro video, ho una bellissima famiglia straordinaria e i problemi ce li hanno tutte le famiglie. La famiglia perfetta non esiste, quella che vediamo negli spot pubblicitari, no? È un inganno. L'equilibrio si trova proprio tra gli alti e bassi e dire non sto bene. Io sto imparando, sforzandomi a dire no, non sto bene, è un brutto periodo per me, a non passare sempre per quella che è forte, strong, perché non lo sono. Anch'io sono come voi, forse anzi vi dirò, sono molto più sensibile, perché tante volte mi vedo un minimo video, una cosa e scendono lacrimoni, cosa che prima no. Quindi sicuramente anche invecchiando col tempo si diventa così, un po' più lagnosetti, più dobbiamo fare, si cambia. Mai vergognarsi di ciò che si è. E quindi se i social, se i video usati in maniera positiva, come sto cercando di fare io, e sto cercando di far sì che tutti quelli che possano vedere questi video possano scrivere anch'io ho un problema come te Irene, anch'io, sai, oppure consigliatemi, no? C'è quest'altro gruppo che magari io non conosco, inserisciti lì e fai domande sulla tua malattia e avere un confronto, perché io a breve dovrò intraprendere un percorso per cercare di sfiammare a livello alimentare, nonostante io cerco di seguire l'alimentazione sana, non basta, nonostante ho preso già tutto quello che potevo prendere come medicine, servirà. Quindi più persone scriveranno dei commenti, delle domande, più tutti creeremo una rete in cui ci potremmo aiutare, ed è questo proprio il bello e lo scopo di questi video, è l'aiuto, creare una rete come se fosse una grande famiglia, dove tutti ci possiamo confrontare, fare delle domande, dare delle risposte, darci dei consigli semplicemente, perché qui nessuno è al di sopra di qualcun altro, quindi i consigli sono sempre ben accetti. Figuratevi, in questi anni io non ho fatto altro che studiare, cercare sempre di approfondire di più sulla mia malattia, capire cosa fosse, cosa poter fare attraverso gli altri profili social che sono stati di ispirazione per me. Quindi sono convinta che tutti possiamo, nel nostro piccolo, io parlo nel mio caso, poter aiutare qualcun altro semplicemente ascoltando questo video. Se io oggi rivedessi la me di tanti anni fa, agli esordi della malattia in cui ero tanto impaurita, sicuramente potrei avere un incoraggiamento. Chi magari vive questa situazione non lo sa, o è agli inizi o ha paura, vedere un video dove viene spiegato cos'è il dolore, dove non bisogna vergognarsi, può essere un grande incoraggiamento, ed è quello di cui abbiamo bisogno, è proprio quello, l'incoraggiamento nel sentirsi meno soli nonostante tutti gli avvenimenti che ci siano, e lasciarci andare, raccontare, parlare. Questo aiuta tantissimo, soprattutto a chi come me
è più introverso. Io sono una persona che magari mi piace scherzare, mi piace parlare, dico quello che penso, ma quello che provo raramente, perché quello che provo è molto più pesante, è un po' come svestirsi. E allora lì ci ho dovuto lavorare anni e anni, ma a piccoli passi sono arrivata dove sono oggi e so che domani posso andare ancora più avanti come crescita personale, arricchendomi sempre di più. Quindi adesso vi lascio perché ho parlato tantissimo, spero di aver spiegato nel limite delle mie possibilità, quindi di arrivare a tutti in maniera semplice e di spiegare proprio dei concetti di vita reale, di ciò che è comunque l'artrite reumatoide, di ciò che è il dolore cronico per cui si convive. E se vi va lasciate dei messaggi, c'è anche il nostro indirizzo email, dei commenti, qualsiasi cosa è sempre ben accetto e ben gradito. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi piace lasciate un like e iscrivetevi. E alla prossima, ciao!